Se stai guardando questo video, in questo momento hai la certezza matematica che ti voglio davvero tanto ma tanto bene. Perché in questi giorni sono molto oberato di lavoro e non riesco a trovare un momento libero per registrare questo video. E infatti lo sto facendo nell'ora di pranzo e se un po' mi conosci sai quanto questo mi possa costare, ma ne vale la pena pur di stare con te. L'argomento del giorno sono le CPU, ovvero i famigerati processori del computer. E partendo veramente dalle basi, continuando sul filone dell'hardware che abbiamo iniziato qualche video fa, andremo a vedere quali sono le caratteristiche più importanti che una CPU deve avere in base all'utilizzo specifico che deve farne l'utente. In questo modo sarai in grado di orientarti molto meglio nel mare magnum del mercato informatico nel momento in cui dovrai scegliere la CPU più adatta per quelli che sono i tuoi utilizzi. A questo video ne seguiranno anche altri, sempre sul filone hardware, in cui una per una andremo ad esaminare tutte quante le caratteristiche di un computer. Quindi parleremo più approfonditamente della RAM, delle schede video, degli alimentatori, degli hard disk e così via. Al termine faremo un mega video finale che vorrebbe essere una maxi guida all'acquisto del computer perfetto per quelle che sono le tue esigenze. Allora, ti senti pronto? Io sicuramente sì, perché poi vado a mangiare. Iniziamo! Avrai spesso sentito definire il processore o CPU come il cervello del computer. Ma che cos'è alla fine questa CPU? CPU, che vuol dire Central Processing Unit, altro non è se non un circuito che ha delle funzioni logiche e che serve ad interpretare le istruzioni dei programmi che andiamo ad eseguire sul computer. La CPU è in grado di effettuare una serie di calcoli ed operazioni logiche ed è uno degli elementi imprescindibili di ogni computer. E sì, perché un computer può funzionare senza la scheda audio, senza la tastiera, senza il mouse, anche senza la scheda video se vogliamo, ma un computer non può funzionare senza la CPU. Ma a questo punto, visto che tutte quante le CPU svolgono la stessa funzione, che cosa distingue una CPU da un'altra? Ebbene, io ho coniato la cosiddetta regola delle 5C che ci servono per scegliere la CPU giusta. E le 5C sono core, clock, cache, consumo e costo. Andiamole a vedere una per volta. Puoi immaginare i core come dei processori all'interno di una CPU. Ebbene sì, il nostro processore è fatto solitamente da più processori. Questo nell'immagine, ad esempio, contiene 4 core, che sono quelli che ti sto individuando in questo momento. Generalmente possiamo dire che maggiore è il numero di core e più veloce sarà la nostra CPU, quindi più core è meglio, anche se questo farà un po' arrabbiare i puristi. Oltre ai processori poi ci sono i cosiddetti threads. I threads sono delle unità di elaborazione virtuali che si possono trovare all'interno di ogni processore della CPU. Più threads ci saranno e più veloce sarà la CPU. Capisco che tutto questo possa sembrarti molto complesso, ma abbi fiducia, ti garantisco che entro la fine di questo video ti fornirò degli strumenti velocissimi per cui sarai in grado di capire a colpo d'occhio tra due CPU quale sarà la più veloce. Andiamo avanti. Ora abbiamo il clock. Il clock è la velocità con cui un processore è capace di eseguire le operazioni. Un tempo la velocità si esprimeva in megahertz, ora i processori sono così veloci che la velocità è espressa in gigahertz. Avrai per esempio sentito parlare di processori a 3,2 gigahertz. Ebbene, più veloce è il clock e più veloce sarà la CPU. E veniamo alla cache. Puoi immaginare la cache come una memoria dedicata solo alla CPU che si trova all'interno di essa. Possiamo dire generalmente che più cache c'è e meglio è. Ed ora abbiamo il consumo, perché naturalmente, come ogni circuito, anche il processore ha bisogno di essere alimentato e quindi consuma corrente per poter funzionare. Il maggior consumo di corrente corrisponde generalmente ad un maggior surriscaldamento del processore. Quindi a parità tra due processori possiamo dire che quello che consuma di meno è meglio rispetto all'altro.
Siccome direi che sulla quinta C non c'è molto da dire, perché la quinta C è il costo del processore e questo dipende da ciò che potrai permetterti sulla base del budget che hai stanziato per l'acquisto del PC, direi a questo punto di passare alla parte pratica, ovvero di come andare a scegliere la CPU più adatta per il nostro PC. La prima cosa che c'è da sapere è che esistono due grandi famiglie di processori, che sono AMD e Intel. In ordine crescente di potenza, gli AMD si distinguono in Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Allo stesso modo gli Intel si distinguono sempre in ordine crescente in i3, i5, i7 e i9. Per dovere di cronaca ti dico che esistono anche altri processori, sia prodotti da Intel che da AMD, che sono sia inferiori a questi sia superiori, ma volendo restare nell'utenza di fascia media, che è quella che ci interessa nel 99,9% dei casi, ti dico che orientandoti su questi processori che ti ho appena mostrato, sicuramente non sbaglierai nell'acquisto. Generalmente possiamo dire che i processori AMD hanno un costo inferiore e sono migliori per quanto riguarda le prestazioni multithread. Questo fa sì che siano più adatti ad utilizzi di tipo domestico oppure di ufficio. Per contro, i processori Intel hanno dei costi leggermente superiori, ma sono molto più forti in single core. Quindi, ad esempio, nel caso dei videogames che non fanno uso del multicore, saranno più indicati. Un'ultima cosa fondamentale da tenere presente nel momento in cui acquistiamo un processore è la generazione di quest'ultimo. Tieni presente che ad oggi, 28 settembre 2023, all'ora di pranzo, lo ricordo, siamo arrivati per quanto riguarda Intel alla 13ª generazione. Per quanto riguarda invece AMD siamo alla 7ª. Ebbene, sappi che un processore i3 di 13ª generazione è sicuramente infinitamente superiore ad un i5 di 12ª. Il mio personale consiglio è di acquistare solo ed esclusivamente processori di ultima o al limite, per andare al risparmio, di penultima generazione. E parliamo adesso del tuo processore, cioè proprio quello che hai installato sul tuo computer. Ora che puoi apprezzarne le caratteristiche, se vuoi conoscerle nel dettaglio, ti mostro un programma estremamente semplice che ti consente di farlo. Andiamo a scaricarlo insieme. Come sempre apriamo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato sarà quello che ci interesserà, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà andiamo in alto sulla sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo programma, CPU-Z. Facciamo clic sul pulsante File Download per andare a scaricare il file. Una volta scaricato andiamo ad aprire la cartella che lo contiene e potremo chiudere la finestra del browser. Facciamo un clic con il pulsante destro del mouse sul file appena scaricato e scegliamo la voce Estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante Estrai ed attendiamo il termine dell'operazione. Ecco fatto, possiamo chiudere la cartella compressa retrostante e a seconda della versione di Windows che sarà installata sul nostro computer sceglieremo di avviare il file a 32 oppure a 64 bit. Nel mio caso si tratta di una versione a 64 bit, quindi faccio doppio clic su questo file. Ci verrà richiesto se vogliamo accettare che vengano apportate modifiche al sistema, cosa che accetteremo cliccando su Sì. Questo programma non richiede alcuna installazione e quindi in breve tempo, come vedi, si avvierà sul nostro computer. Possiamo chiudere la finestra che contiene il file installato ed andare a vedere le informazioni che riguardano il nostro processore. Come possiamo vedere, il mio processore è un Intel Core i7.
Più in basso invece possiamo trovare una serie di informazioni che ormai sai riconoscere relative alla velocità del core, che in questo caso è di 3 GHz, e poi tutti i dati relativi alla quantità e tipologia della cache installata. Possiamo vedere il numero di core presenti nel processore ed anche il numero di threads. Ma una cosa davvero importante da notare è questo numero qua, cioè quello che segue direttamente il tipo di processore, cioè i7. Il primo numero, questo 9 che vedi individuato qui, ha un'importanza capitale, perché sia nei processori Intel che nei processori AMD il primo numero dopo il tipo di processore è quello che ne individua la generazione. Quindi, ahimè, il mio è un processore più vecchio perché è di 9ª generazione. E ti ricordo che nel caso di Intel siamo arrivati alla 13ª. Molta attenzione quindi alla generazione del processore. Se per caso stai pianificando di cambiare processore dopo aver visto questo video, fai attenzione ad un dettaglio non trascurabile. Il processore che vai ad installare dovrà essere compatibile con la scheda madre che monta il tuo computer. Il processore viene infatti installato su una cosa che si trova sulla scheda madre che assume il nome di socket, che è sicuramente diverso tra Intel e AMD, ma cambia molto spesso anche col cambiare della generazione dei processori, quindi massima attenzione a questo dettaglio. E veniamo alla vita del canale e della community. Innanzitutto ti invito a frequentare il nostro forum all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it. Se avrai dei dubbi, troverai molte persone in grado di aiutarti e di risolverli insieme a te. In secondo luogo, se vorrai proporre un argomento per uno dei prossimi video, potrai farlo nell'apposita sezione. Ti invito inoltre a frequentare nell'ambito del canale YouTube la sezione Community, dove tutti i giorni potrai trovare una serie di novità riguardanti appunto la vita del canale e in generale il mondo dell'informatica. Voglio fare dei ringraziamenti speciali oggi, ma prima le donne. Infatti, come prima, ci tengo a ringraziare Gioia Mass, una gentildonna che si è appena abbonata al nostro canale. E poi voglio ringraziare gli amici Mike Leone e Davide Barraco che hanno voluto contribuire alla community con i loro super grazie. Vi ringrazio signori gentiluomini e signora gentildonna per tutto il vostro supporto che apprezzo infinitamente. E l'ultimo ringraziamento, come sempre, è rivolto proprio a te che hai guardato questo video e mi hai tenuto compagnia fino a questo punto. E detto questo vado a mangiare, anche se è passata l'ora e mi toccano dei grissini oggi, ma ne è sicuramente valsa la pena. Alla prossima!